Ciao a tutti e benvenuti in questo secondo speciale dedicato a Racing is Life 2018. Oggi vedremo la top 10 della mia stagione di gare in moto. Prima di partire col video ho un annuncio importantissimo da farvi. Questo annuncio in realtà l'ho fatto già nello scorso video, ma YouTube ultimamente sta facendo pena. Nel senso che io pubblico un video su YouTube, YouTube non manda le notifiche, la gente non vede il video, quindi lo rifaccio. Venerdì 18 gennaio 2019 sarò in fiera al Motorbike Expo a Verona. Abbiamo organizzato un incontro con tutti voi alle ore 15, dove ci potremo conoscere dal vivo, fare 4 chiacchiere e potrete chiedermi tutto quello che vi pare. Vi aspetto numerosi, non vedo l'ora di conoscervi, ho lasciato qui sotto i link per biglietti, indirizzo e orari e ci vediamo in fiera. Ah, se già non lo fate, seguitemi su Facebook e Instagram perché pubblicherò tutti i dettagli su ora, luogo, padiglione, eccetera, eccetera. Vi aspetto. Alla numero 10 trovate la mia primissima gara in moto. Non so se ve lo ricordate, ma è stata l'emozione più forte di tutta la mia vita. Prima della gara mi veniva letteralmente da piangere. Ero in una tempesta emotiva pazzesca, una roba che non ho mai provato in tutta la mia vita. Comunque avevo provato pochissime partenze, forse 2, ed erano uscite malissimo. Non avevo la benché minima idea di come si facesse a partire. Ovviamente sono partito malissimo, mi hanno passato in 3, ma alla prima curva ho deciso di tirare la staccata della vita e ripassarli. Anche quasi riuscito a ripassare Palladino, che era primo, ma lui aveva la traiettoria interna, aveva il vantaggio, quindi comunque per me è stata una figata, perché mi ricordo di aver attaccato forte per quelle che erano le mie capacità e arrivando in curva mi sono trovato la moto di Palladino qua in faccia e wow. Alla numero 9 siamo all'ultima gara di campionato a Varano, gara 2, curva 1, per terra c'è il filler, forse c'è anche un po' d'olio. Io esagero un po' col gas e... per poco non mi lanciavo in aria. Bel rischio. Sarebbe stato il primo high side della mia vita, ma sono comunque felice di non averlo ancora provato. Alla numero 8 restiamo sempre nella stessa identica gara. Rispetto alla gara precedente è stata modificata l'elettronica della moto ed è stato liberato l'anti-wheeling, ovvero il controllo anti-impennata. Quindi quando esci dalle curve adesso la moto impenna di più ma esce più forte, fa più strada. Davanti a me ho una Panigale 959 che ha meno motore, quindi va più piano sul dritto, quindi il modo migliore per passarla è sul dritto. Uscito dalla curva, maratona di gas per sfruttare i 30 cavalli in più che ho e... È stato fichissimo perché mi sono fatto tutto il rettilineo su una ruota e è stato veramente tamarro. Alla numero 7 torniamo a Franciacorta per il quarto round di campionato. Il tormentone del momento era Nasca fa cagare in partenza, che obiettivamente era vero. Su 6 partenze non ne avevo azzeccata una, anzi addirittura in una mi stavo ribaltando. Oddio, oh. Mi stavo ribaltando. No, fortunatamente, come si dice, sbagliando si impara. E a forza di sbagliare ho imparato. E a sto giro mi è uscita la partenza della vita. Sì, finalmente ho imparato a partire anche in moto.
stacco di frizione assurdo e per la prima volta nella mia carriera da pilota di moto mi sono trovato primo alla prima curva. Io vi giuro, è un'emozione bellissima, perché davanti a te hai la pista completamente vuota, ma sai che dietro di te hai 20 moto incazzate che vogliono passarti. Questa fa parte di tutte quelle emozioni del correre in moto che io posso star qua a raccontarvele, posso star qua a descrivervele, ma soltanto nel momento in cui le provate per la prima volta dite: ok, adesso ho capito. Per la posizione numero 6 si ritorna a Varano, sempre nella stessa gara. Dopo una partenza normale, ma un po' di sfiga alla prima curva dove mi sono trovato tappato e quindi mi hanno passato in due, mi ritrovo a dover recuperare un po' di posizioni. Così, alla S successiva, decido di tirare la staccata della vita. Passati due in un colpo solo. Che bomba. Entriamo nella top 5 e torniamo al mio primissimo weekend di gara. Siamo in gara 2, sono terzo e decido che è ora di iniziare a spingere come i pazzi. Recupero Palladino e, approfittando anche di un suo errore in uscita, lo passo. Quello che è successo dopo è stato pazzesco, perché il sorpasso mi ha galvanizzato, ho visto in lontananza Scotti, ho visto la possibilità di andare a prendere la vittoria e sono entrato in modalità martello. Mi si è chiusa la vena e ho fatto un giro da qualifica facendo anche il mio miglior tempo di sempre, 1:13:1. Così in solo un giro e mezzo ho recuperato Scotti e l'ho passato. Ora sei mio e il penultimo giro o la va o la spacca. Ma come ricorderete, l'ho passato con bandiera gialla e nel restituirgli la posizione, Palladino, furbo, mi ha infilato anche lui. No, la bandiera gialla non l'avevo vista. Ora gli devo ridare la posizione. No, 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 no! E così, all'ultimo giro, quando avevo la vittoria in mano, è sfumata così e ho chiuso terzo. Alla numero 4 troviamo una delle immagini più spettacolari e pericolose di tutta la stagione. Circuito Tazio Nuvolari, gara 2. Sto facendo un garone, sono secondo e ho il primo, Scotti, a portata di mano. Dietro però c'è D'Ambrosio che non è molto dell'idea di lasciarmi lì e sta cercando in tutti i modi di passarmi. Sul rettilineo principale esce forte, full gas, ma in pieno rettilineo succede qualcosa di pazzesco. D'Ambrosio spacca il motore e una nuvola bianca ricopre completamente il rettilineo. Quelli dietro non vedono più niente. Sembrava... avete presente lo Space Shuttle al decollo? Per miracolo D'Ambrosio riesce a fermare la moto senza travolgermi e ancora più per miracolo quelli dietro riescono a non scivolare sull'olio che ha lasciato per terra. Ma ce la siamo vista brutta. Purtroppo poi la gara è stata annullata e io sono tornato a casa a mani vuote. Saliamo sul podio e al terzo posto siamo sempre nella stessa gara, sempre nella stessa pista, ma qualche giro prima. Sono partito normale. Guarda Scotti di nuovo, che partenza che ha fatto! Ma purtroppo alla prima curva sono finito largo e ho perso delle posizioni. Ah, di nuovo come in gara 1 ho rialzato e mi hanno passato tutti all'interno. Così alla curva successiva ho detto basta, adesso li ripasso. Ma adesso faccio una follia, alla prossima curva mi butto alla morte all'esterno a costo di cadere.
dai, sì! Mamma mia! Wow! Ne ho passati 3 all'esterno. Certo, il Kawasaki verde, che ha fatto la curva ai 2 all'ora, ha fatto da tappo per quelli dietro, ok? Però è stato troppo figo. Al secondo posto non siamo più a bordo di un R1, ma siamo a bordo di una pit bike. 12 pollici Italian Cup, gara 2, pista 7 laghi. Non so se vi ricordate, ma il team manager mi aveva lanciato una scommessa. Se io vedo un 59 basso, anche solo un giro, sotto il 59.5, lui ha la stagione pagata 2019 con una pit bike. E che scommessa! Una volta fatto quel tempo però, per festeggiare avrei dovuto lanciare la moto. Ma che problema c'è? Basta chiedere. Facciamolo. Per l'ultimo giro di gara, giro in 59,2, giro della vita. Recupero gli avversari e mantengo le promesse. Vi ho presi, adesso vi passo. No! No! Oddio! Ma come ho fatto? Un'opera d'arte, gente, un'opera d'arte. Io sfido tutti i vari Rossi, Marquez, Lorenzo, Dovizioso a fare un capolavoro simile. Dai, vi sfido. Vediamo se riuscite a ribaltare una moto così. Al primo posto troviamo un sorpasso che dal video forse non rende bene l'idea di che cos'è stato, ma vi posso garantire che a stare sulla moto ti trovi il cuore qua, in gola. Misano, Dunlop Cup 1000, gara 2, sono 12esimo. Davanti a me ho Passerelli, pilota che ho notato che sul dritto va un po' più piano di me, forse perché non sta bene giù in carena e quindi perde qualcosa. Uscite dal tramonto, nel lungo rettilineo che porta al curvone, vedo che sono più veloce e vedo che potrei passarlo. 250 km/h, si sta per affrontare quella che penso sia la curva più veloce di tutta Italia e mi sto affiancando. L'istinto insieme alla paura ti dicono chiudi il gas, ma io vedo che forse ci posso stare, quindi mi devo violentare psicologicamente nel tenere il gas aperto, chiudere gli occhi, farmi il segno della croce e infilarmi. Ok, sono uscito più forte, adesso tengo aperto e provo una follia, mi infilo al curvone. Oddio! Ah, madonna! Il sorpasso al curvone! Ah, che figata! Voi non avete idea di quanto mi si è stretto il... Ok, avete capito? Wow. Mamma mia! Fare questo sorpasso è stato come lanciarsi col paracadute. Tu guardi giù, vedi il vuoto, ma sai che ti devi lanciare, quindi prendi un respiro profondo, preghi e ti butti. E poi wow, pazzesco. Chi ha girato a Misano forse può capire quello che significa infilarsi al curvone. Da pazzi. Bene, si conclude qui anche questo secondo speciale su Racing is Life 2018. Anche qui spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo sapere qui sotto nei commenti, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!